Putin ha annunciato l'operazione militare in Ucraina affermando di dover proteggere il Donbass. Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e andare a casa, assicurando che i piani di Mosca non includono l'occupazione dell'Ucraina, ma smilitarizzare il paese con una speciale operazione. È notizia di oggi purtroppo che le truppe russe sono sbarcate a Odessa, altre stanno attraversando il confine verso Kharkiv. Al momento la Russia sta prendendo di mira gli asset militari ucraini e le basi aeree sparse in giro per il paese, quindi di fatto sta attaccando da più punti diversi contemporaneamente e purtroppo la situazione è precipitata. Non sappiamo quali saranno le possibili conseguenze, come andrà a finire. Il presidente americano Joe Biden ha fatto anche un discorso e ha annunciato pesanti sanzioni contro la Russia. A quanto pare però questo non ha fermato il presidente Putin dall'attaccare appunto l'Ucraina. La giustificazione per entrare è sempre la difesa del Donbass, quelle due zone che ormai erano state riconosciute anche dal presidente Putin, perché fino a qualche giorno fa non si sapeva bene ancora se le avrebbe o meno riconosciute, e alla fine poi appunto ha firmato per il loro riconoscimento formale. E stiamo parlando di quelle due repubbliche separatiste di Donetsk e di Luhansk, che si trovano appunto nella regione del Donbass, ed è una regione che si trova al confine con la Russia, si trova sulla zona orientale dell'Ucraina, e come ha dichiarato Putin l'obiettivo non sarebbe quello di invadere e di sottomettere l'intera Ucraina, ma semplicemente quello di smilitarizzare il paese con una operazione speciale. Il presidente russo è preoccupato perché tra la Russia e gli stati membri della NATO stanno via via scomparendo tutti quegli stati cuscinetto che garantiscono una certa separazione anche fisica tra la Federazione Russa e gli stati membri della NATO. In un video precedente ne abbiamo già parlato. Purtroppo dalla fine del secondo conflitto mondiale era stato garantito all'Unione Sovietica che la NATO non si sarebbe allargata verso est e che nessuno stato si sarebbe poi aggiunto appunto all'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, ma non è stato così, perché degli 8 paesi che facevano parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ben 7, quindi tutti ad eccezione della Federazione Russa, poi invece sono entrati a far parte della NATO, che oggi conta 30 paesi. Quindi purtroppo quello che noi temevamo è successo, sono iniziate le operazioni militari, quindi è scoppiata la guerra, perché è stato chiesto proprio l'aiuto da parte di queste due repubbliche separatiste di Donetsk e di Luhansk, le quali hanno proprio chiesto il suo intervento per difendersi dal governo ucraino. Nessuno di noi sa come andrà a finire, purtroppo, anche se è vero che la situazione ricorda molto quella del 1938, quando alla conferenza di Monaco Germania, Italia, Francia e Inghilterra, rappresentate dai loro primi ministri, quindi stiamo parlando di Adolf Hitler, di Benito Mussolini, di Neville Chamberlain e di Édouard Daladier, si discusse della pace e si tentò in tutti i modi di evitare un secondo conflitto mondiale. Si arrivò addirittura a sacrificare il territorio dei Sudeti, quella zona tedescofona, quella zona in cui la maggioranza delle persone era di lingua tedesca, pur di evitare un'altra guerra, per evitare di rivivere l'orrore della grande guerra. E in realtà poi questo non è servito, perché purtroppo Hitler poi invase e conquistò nel 1939 l'intera Cecoslovacchia, e quindi poi a settembre, quando invase la Polonia, scoppiò di fatto la seconda guerra mondiale. Ma la cosa interessante è che in quel periodo l'area che noi chiamiamo Sudeti, che in realtà appunto loro chiamavano Sudetenland o Sudetendeutsch, perché appunto la maggioranza era di lingua tedesca, stiamo parlando in particolare delle due aree di Moravia e di Boemia, e quindi ricorda molto la situazione attuale, perché adesso ci sono queste due zone di Donetsk e di Luhansk che si sono appunto di fatto separate e che sono state riconosciute appunto dal presidente proprio da pochi giorni, perché la Duma aveva approvato una risoluzione per chiedere appunto al presidente Putin il riconoscimento formale di queste due repubbliche separatiste, e questa risoluzione era stata votata da 351 deputati
soldati su 450. Inizialmente Putin non aveva ancora deciso di passare a riconoscimento formale perché si sarebbero ancora potuti attuare e rispettare in pieno gli accordi di Minsk del 2014 e del 2015, che prevedevano che l'Ucraina riassorbisse questi due microstati, queste due zone appunto della regione del Donbass, garantendo però loro uno status speciale di autonomia. Il problema però è che questi accordi non sono mai stati pienamente attuati e Kiev in realtà temeva che queste due zone fossero un cavallo di Troia proprio per mantenere il controllo sull'Ucraina da parte ovviamente russa, e Putin invece era titubante, insomma ha preso tempo proprio perché se avesse riconosciuto le due repubbliche chiaramente sarebbero venuti meno questi accordi, quindi si è cercato anche di attuarli, però non sono mai stati in realtà attuati in pieno. Riconoscendo la loro indipendenza gli accordi sono crollati, perché in questo modo è giustificata adesso la presenza militare russa in Ucraina per difendere e per sostenere queste due repubbliche che hanno chiesto loro stesse un intervento e un aiuto da parte russa, e quindi dopo questo lungo periodo di incertezza prolungata purtroppo siamo arrivati a quello che tutti ci aspettavamo, che speravamo non succedesse, ma che è successo: una dimostrazione di forza. Di fatto hanno attaccato proprio stamattina e adesso nessuno sa come andrà a finire. Adesso ci sono anche le armi nucleari e sappiamo bene quali sono i loro effetti, visto che li abbiamo già potuti sperimentare sia a Hiroshima sia a Nagasaki. Putin vuole a tutti i costi ripristinare quegli stati cuscinetto tra il proprio territorio e invece i paesi della NATO, e soprattutto questa diventa una dimostrazione di forza perché finora aveva chiesto delle garanzie di sicurezza che però non sono arrivate. Adesso vedremo come risponderà il blocco occidentale, cioè come risponderà la NATO. Appunto Joe Biden ha annunciato pesanti sanzioni, però poi non possiamo sapere come andrà a finire. Naturalmente continueremo a seguire queste vicende con la speranza che si possa arrivare presto alla pace, sperando che si possano trovare delle soluzioni al fine di evitare insomma ulteriori stragi e ulteriori disastri. Io vi saluto con la speranza che tutto si possa risolvere. A presto.